Ciao a tutti e benvenuti all'Advent of Code 2022, giorno 8. Nel problema di oggi abbiamo una griglia di numeri che rappresentano altezze di alberi e quello che il problema ci chiede di fare è calcolare quanti di questi alberi sono visibili dall'esterno. Un albero è visibile dall'esterno, secondo il problema, quando guardando da uno dei lati in una direzione che è una delle quattro direzioni cardinali, posso vedere quell'albero perché non ci sono alberi più alti davanti. Quindi, per esempio, tutti gli alberi sul bordo, quindi prima riga, ultima riga e la prima e ultima colonna, sono visibili per forza perché non c'è niente che li copre. E gli altri sono visibili solo se sono più alti. Quindi, per esempio, questo albero qua, altezza 3, è visibile perché ha davanti solo un albero con altezza 2. Questo qui, per esempio, 4, non è visibile perché è coperto qui dal 9, qui dal 9, qui da un 5 e qui da un 7. Quindi chi guarda da qua vede solo questo albero col 7. Chi guarda da qui vede questo albero col 3, ma poi vede anche questo albero col 5 perché è più alto. Questo non lo vede, questo nemmeno, questo nemmeno. Quindi quello che il problema ci chiede di calcolare è quanti alberi sono visibili. Come sempre ho, per far prima, già inizializzato uno, uno scheletro del problema e mi sono già copiato il mio input. Oggi ho fatto una cosa furba e mi sono copiato anche l'input dell'esempio, quindi posso già provare il mio problema sull'esempio che c'è nella descrizione, quindi vedere già se il mio codice funziona su quell'esempio. Iniziamo subito. Che cos'è questo input? È una griglia, quindi semplicemente mi vado a creare una lista inizialmente vuota, apro questo file 08.txt, perfetto, anzi iniziamo direttamente dall'esempio che ho chiamato sample.txt e itero su questo file, quindi per ogni riga di alberi, quindi chiamo tree line nell'input, quindi questo fr, che cosa faccio? Aggiungo a ret, che sarà il valore di ritorno, questa lista che però voglio leggere sotto forma di, come si chiama? Sotto forma di numeri, non voglio ottenere delle stringhe, quindi appendo che cosa? L'intero parsato di questo albero, quindi t, for t in tree line. Purtroppo treeline, essendo una linea, contiene anche una capo, quindi me lo strippo. Quindi faccio strip per eliminare la capo. Quindi sostanzialmente ho una lista di liste dove ogni elemento di questa lista sarà un intero che è l'altezza dell'albero. Fatto questo ritorno semplicemente la lista e per mio comfort restituisco anche la lunghezza della lista e la lunghezza della prima linea di questa lista, quindi altezza e larghezza di questa griglia. Ovviamente chi si riceve la lista può benissimo fare la stessa operazione, perché può semplicemente guardare la lunghezza, ma io non ho voglia di fare questo len, ret ogni volta, non mi piace, quindi restituisco direttamente la lista e la sua dimensione in un colpo solo, così chi la riceve sa già qual è e non se ne deve più preoccupare. Bene, quindi qual è il tipo di ritorno di di questa funzione? È una tupla che contiene una lista di liste di interi e poi un intero che sono il numero di righe e il numero di colonne, quindi x e y. Bene, questo è l'input. Adesso andiamo a fare la parte 1. Ci sono vari modi di farla, ma in generale io direi che il problema fondamentale, tra l'altro qui ho sbagliato i tipi, il problema fondamentale qui è che dobbiamo tenere traccia, beh, essenzialmente il problema è che noi potremmo fare un ciclo for e quindi per ogni, per esempio se quando esploriamo da
sinistra-destra, destra possiamo farci un ciclo for, quindi per ogni riga andiamo avanti verso destra, vediamo il primo albero, 3 per esempio, anzi vediamo questa riga qui. Qui ho un 2 e dico bene, il 2 è il primo albero che trovo, quindi sicuramente me lo tengo. Bene, 2 è ok. E tengo traccia di qual è la massima altezza che ho visto finora, quindi 2. Poi vedo il 5 e dico, il 5 è maggiore della massima altezza vista finora, che è 2 in questo caso? Sì, quindi il 5 è visibile perché da fuori lo vedo. Quindi me lo segno come albero visibile e aggiorno la mia massima altezza trovata finora come a 5. Poi vedo il terzo albero che è anche lui un 5. 5 è maggiore della massima altezza finora che è 5? No, è uguale, non è maggiore. Quindi questo albero qui da sinistra non sarà visibile, questo 5. Quindi non lo segno da parte, vado avanti, vedo l'1, vedo il 2, entrambi sono minori dell'altezza massima che posso accettare e quindi li ignoro. Quindi essenzialmente scorro una riga o una colonna, tengo traccia del massimo che ho visto, quindi l'albero più alto che ho visto finora, e vado fino alla fine contando solo gli alberi che sono più alti del massimo. Quando trovo un massimo, quel nuovo valore di massimo diventa la mia nuova soglia, quindi ogni albero cerca di superare il record finora. E questo viene fatto 4 volte, quindi da sinistra a destra, destra a sinistra, alto basso, basso alto. Quindi nelle 4 direzioni. Quindi io potrei farmi un 4 cicli for, ognuno che si itera righe e colonne, e si può fare, però a me non piace, a me questa soluzione fa schifo, voglio fare una cosa più intuitiva. Quindi, cosa farò? Mi creerò degli oggetti che sono sostanzialmente degli esploratori di questa foresta. Un esploratore è sostanzialmente, potete immaginarlo come un raggio di luce, una visione che ho da un certo punto della foresta. Quindi, un esploratore cosa fa? È un omino che si muove in una certa direzione, partendo da un certo punto, quindi si muove nella foresta, va avanti nella sua direzione e mi conta quanti alberi ha trovato finora che sono sotto la soglia e ovviamente tiene traccia della soglia. Quindi un esploratore è sostanzialmente è come fare una foto da un certo angolo della foresta. Quindi creiamoci questi esploratori. Allora, innanzitutto mi leggo il mio input al problema, quindi dico che la griglia e cos'è che è questo? Il massimo delle x e il massimo delle y è uguale al problem input. Quindi sto assegnando queste 3 variabili per essere più contento e avere già tutto. Dopodiché mi creerò una serie di esploratori. Quindi un esploratore cos'è? È un set perché ne ho un certo numero. Potrebbe anche essere una lista, in questo caso non è importante. Anzi, facciamo direttamente una lista. Ogni esploratore che cos'è? È definito da 2 elementi, una posizione nella griglia e una direzione in cui sto andando. Quindi faccio una tupla con 4 elementi, che saranno la coordinata x e y di dove si trova e la coordinata e la direzione x e y di dove sta andando. Ma che faccio così? Ok, è una lista. Quindi per ogni esploratore avrò questi 4 valori. Quindi andiamo a crearceli. Partiamo partiamo da una riga, quindi per ogni x che va da 0 a mx, quindi il massimo delle x, notate che questo include lo 0 ma esclude il valore massimo che è mx perché Python, come quasi tutti i linguaggi, fa partire gli indici da 0, quindi l'ultimo elemento in realtà non è incluso, quindi una lista di 3 elementi avrà mx uguale a 3, ma i 3 elementi avranno indice 0, 1 e 2, non c'è il 3. E questo ci va bene perché questo è esattamente quello che il range fa. Bene, per ogni x aggiungiamo agli esploratori che cosa? Un esploratore che no, append, è una lista. Aggiungiamo un esploratore che partirà da quell'angolo x, quindi coordinata x sarà
x, perché è quello che stiamo facendo, coordinata y sarà 0, perché partiamo dal bordo, e poi la direzione sarà 0 sull'asse x, perché non si sta muovendo sulla x, si muove sempre in verticale e orizzontale, quindi uno dei due assi rimane sempre fermo, e 1 sull'asse y, quindi coordinata x sarà il valore x, per cui che sto esplorando in questo for, coordinata y è 0, quindi parte dal bordo, da una certa altezza o profondità x, e poi si muove aggiungendo 1 alla y, quindi si muoverà in verticale, orizzontale, dipende da come lo visualizzate, di 1 alla volta. Poi, già che ci sono, mi creo l'altro esploratore, il suo, diciamo, gemello, che va nella direzione opposta. Quindi questo parte da dove? Sempre da x, ma non più dal bordo 0, ma dal bordo my. La coordinata x rimane fissa, quindi non si muove lungo l'asse x, ma si muove sull'asse y, stavolta in direzione meno 1. Quindi sostanzialmente abbiamo creato due esploratori che esplorano la stessa riga o colonna, a seconda di come lo visualizzate, partendo dall'inizio e dalla fine e guardando in direzioni opposte. Questo perché un albero può essere visibile da una parte ma non dall'altra. Questo è assolutamente accettato dal problema. Se inizializziamo gli esploratori già nella posizione di un albero che esiste, qui abbiamo un problema che my va ridotto di 1, perché my è il numero di elementi, ma l'elemento più estremo sarà my-1, non my. Come ho detto prima, se una lista ha dimensione 3, l'ultimo elemento ha indice 2, non 3. Bene, questo è quanto. E adesso faccio la stessa cosa per y, quindi dico ok, per y, range my, stesso ragionamento, questo è 0 a 0 e y, questo è 1 e 0, quindi la stessa cosa, cambio solo gli assi. Questo diventerà mx meno 1, questo diventa y, la direzione in questo caso è meno 1 e 0. Vedete che è esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, ho solo invertito gli assi ed è assolutamente identico. Proviamo magari a formattare un po' il codice, quindi pdm run black, ok, non è cambiato molto, meglio così. Questi sono gli esploratori, quindi ora ho creato tutti gli esploratori che sono sostanzialmente degli omini che stanno sul bordo e si muoveranno in una certa direzione. Un esploratore, se ci avete fatto caso, è essenzialmente un vettore, ha una posizione e ha un orientamento. Quell'orientamento è sempre una coppia XY dove uno è valore 0, l'altro è più 1, meno 1, quindi rappresentarlo con due numeri è un po' uno spreco, ma non ci stiamo facendo tanti problemi di efficienza, altrimenti non useremo Python. E così abbiamo inizializzato gli esploratori. E adesso cosa fanno gli esploratori? Esplorano, ovviamente. Quindi ci creeremo una bella lista di alberi che sono stati trovati, che sarà che cosa? Sarà un set di duple di coordinate, quindi int e int. Di ogni albero ci interessa solo se è stato trovato, se è visibile o no, quindi tutto qui, non facciamo nient'altro. E avere un set ci fa comodo perché noi sappiamo che un albero può essere visibile da più direzioni. In effetti, sicuramente gli alberi ai 4 angoli saranno visibili almeno da 2 direzioni, per forza. E molti altri lo saranno in ogni caso, per esempio questo 5 è visibile da qui, da qua, e basta. Quindi dobbiamo stare attenti al fatto che un albero è visibile da più angoli, e con un set questo ci viene facile, perché ogni volta che troviamo un albero lo aggiungiamo al set e il set in automatico ignora i duplicati. Bene, ora lavoriamo sugli esploratori. Per ogni esploratore lo prendiamo, lo mandiamo avanti finché può, o meglio no, lo mandiamo avanti sempre e teniamo traccia di cosa ha trovato finora. Quindi dico, ok, per ogni x, y, che sono le coordinate iniziali di un esploratore, o x e
o y, che sono l'offset x e y dell'esploratore, in questo caso, in explorers, cosa facciamo? Lo mandiamo avanti finché si può, quindi finché non esce dal bordo della mappa essenzialmente. Quindi finché si può, mi devi dire che cosa? Devi dire che il nuovo albero, quindi il candidato albero, sarà che cosa? Vabbè, è l'albero attuale, quindi grid di x, y, e diciamo che se quest'albero è il più alto trovato finora, quindi if candidate tree è maggiore di massima altezza, aggiorniamo la massima altezza per diventare quella nuova del candidato. Quindi ogni volta che trovo un nuovo record, una nuova massima altezza, me la segno perché quella diventerà la nuova soglia. E poi, visto che ho trovato un albero più alto della massima altezza, ovviamente me lo segno come albero visibile. Quindi foundtrees.add xy. La massima altezza qui non è inizializzata, quindi diciamo che quando partiamo ad esplorare quando un esploratore parte ha già una massima altezza che è meno 1 inizialmente, quindi inizialmente accetta tutto perché ogni albero ha altezza positiva e poi va avanti, si trova un nuovo albero, se è maggiore dell'altezza massima trovata finora se lo segna da parte e aggiorna l'altezza massima qui alla riga 25, così che la prossima volta che trova lo stesso albero che trova un albero di questa altezza lo ignora, solo uno è visibile. E poi ovviamente dopo aver fatto questa operazione dobbiamo muoverci, quindi dobbiamo dire che x, y saranno uguali a x più ox e y più oy, quindi aggiungiamo l'offset x e y e muoviamo l'esploratore in una casella nella direzione che ci interessa. Quando è che si esce da questo while? Si esce quando l'esploratore ha raggiunto il bordo opposto. Come facciamo a sapere che si raggiunge il bordo opposto? Possiamo fare un bel if, quindi controllare che le coordinate siano all'interno della griglia, oppure possiamo contare sul fatto che Python ci darà un bel errore quando cerchiamo di leggere un albero che è fuori dalla griglia. Quindi per il momento lo ignoro, quando lo eseguirò mi darà un errore e aggiungerò una bella eccezione, quindi metto solo un to do, gestire l'eccezione per l'out of bound. Bene, bene, bene. A questo punto la soluzione del problema è la lunghezza degli alberi, del set con gli alberi trovati. È giusto? Sì, credo, spero. Sto già eseguendo il codice d'esempio, quindi dico ok, pdm run del black, già che ci siamo, pdm run mypy streak, perché no? Ok, e eseguiamoci questa cosa, quindi python advent 2022 day 08. Ok, abbiamo avuto l'errore che ci aspettavamo di avere. Questo index error ci sta dicendo che stiamo accedendo a un albero che è fuori dalla foresta. Questo è il caso in cui vogliamo finire l'esplorazione, quindi dico ok, try questa cosa qui, except, cos'è un index error? Quando abbiamo un index error, break, quindi perché siamo fuori dalla foresta. Ok, quindi eseguiamo di nuovo questa cosa e otteniamo 21, questo è l'input di esempio. 21 era il valore che volevamo, perfetto, quindi ce lo possiamo fare anche per il mio vero esempio. Quindi lo eseguo, la soluzione del mio problema è 1719, ovviamente questo cambia in base all'account. Perfetto, trovato. Andiamo per la parte 2.
Mhm. Ok, voglio sapere. Gli elfi vogliono sapere, vogliono essere in grado di vedere un sacco di alberi. Per misurare la distanza, la viewing distance, non saprei neanche come dirlo in italiano, da un certo albero, guardiamo le quattro direzioni e ci fermiamo se troviamo il bordo della mappa. O un albero che è più alto o alla stessa altezza, quindi che non è più basso, dell'albero attuale che mi interessa. Mhm. Agli elfi non interessa trovare alberi stanti più alti di quelli trovati finora, quindi l'albero proposto, la casa sull'albero proposta ha large eaves, che non ho idea di cosa sia. Ah, ok, è il cornicione, è la sporgenza del tetto. Ok, quindi per esempio guardiamo il 5 nella. Non ho ben capito cosa vogliono fare, comunque nell'esempio sopra guarda il 5 che sta in mezzo, questo qua che è evidenziato. Guardando sopra vede un albero perché la vista non è bloccata, perfetto. Guardando a sinistra la vista è bloccata subito perché c'è un altro 5, perfetto. Quindi conta un albero visto qua, un albero visto qui. A destra vede due alberi, perché sono tutti e due più bassi. E in basso vede che cosa? Uno, due alberi, perfetto. Quindi sostanzialmente per un albero possiamo vedere nelle quattro direzioni che cosa si trova, inteso come alberi che hanno una un'altezza che è inferiore o uguale all'albero attuale. Quindi lo score scenico di un albero è il prodotto di questi quattro mm, valori. Beh, che cosa strana. E, bene, quindi la vista è bloccata dai due alberi, ok. Quindi quello che ci sta chiedendo è per ogni albero della mappa tutti, trovare la quantità di alberi che posso vedere nelle quattro direzioni e, mm, e fare cosa? Moltiplicarle tra di loro e trovare l'albero col massimo score scenico. Quindi questo è un problema totalmente diverso da quello della parte prima, quindi non ce ne frega quasi nulla, quasi, perché questa logica degli esploratori si può riutilizzare. Parte 2, che cosa fa? Riceve di nuovo la griglia, bene bene, riceve di nuovo, ha di nuovo una lista di esploratori, però non credo che vada usata subito. Mm. Bene, ci facciamo un bel for su tutti su tutti i possibili esploratori, quindi su tutti i possibili alberi, scusate. Per x che sta in x, per y che sta nel range di my. Sappiamo già che gli alberi che sono sulla griglia sono in realtà hanno score 0, quindi sicuramente non contano, quindi posso ignorarli. Perché sicuramente gli alberi che sono sul bordo si possono ignorare. A questo punto ho un candidato albero XY e voglio trovare lo score scenico. Lo score scenico me lo trovo in una funzione a parte, quindi max score equal 0 inizialmente e mi dico guarda se il max score per la griglia alla coordinata xy è maggiore di max score, pessimo
scenic score perché è una funzione, voglio dare un nome diverso. Considera il massimo, anzi faccio così, mi dico guarda fammi direttamente il massimo dello scenic score per ogni x e y che c'è qua dentro, quindi non sto a fargli ovviamente non ha senso creare una variabile che inizializzarla, faccio itero sulla lista e mi trovo il massimo. Perfetto. Che cos'è lo scenic score? Lo scenic score è il valore di un certo albero, quindi data una coordinata x e y ci darà un intero. Lo tengo in una funzione a parte perché così posso testarla a parte con gli esempi del problema. Bene, che cos'è lo scenic score? Scenic score di un certo albero è il prodotto dei 4 alberi che posso trovare nelle 4 direzioni. Quindi mi creo che cosa? Vado a vedere le 4 direzioni, quindi for o x e o y nella lista che contiene che cosa? 0, 1, 0, 1, 0, meno 1, 1, 0 e meno 1, 0. Quindi per ognuna delle 4 direzioni, che rappresento in questo modo come prima, vado avanti e conto quanti alberi ho trovato. Quindi visible tree count inizialmente sarà 0 e a questo punto dico ok, vai avanti, quindi stessa logica di prima. In effetti posso proprio copiarla, ma sì, perché non copiarcela? Una roba così. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo visible tree count è 0, massima altezza inizialmente meno 1, proviamo ad andare avanti, l'albero candidato sarà inizialmente non x e y, bensì quello dopo. Vediamo. Sì, perché la vista, qua c'è una piccola differenza perché la vista si aggiorna prima, quindi prima conto il primo albero, quindi x più x e y saranno incrementati subito. L'albero candidato è quello che sto vedendo, quindi l'albero subito attaccato. Se l'albero candidato è maggiore all'altezza massima, mi aggiorno l'altezza massima e aggiorno anche il numero di alberi visibili. Quindi non ho più il set, ma ho questo valore che viene incrementato di 1. Altrimenti siamo fuori dalla griglia e basta. Se qui c'è però una piccola differenza, perché se l'albero non raggiunge l'altezza massima, mi fermo, perché a me interessa trovare il primo albero che è più alto. Ah no, scusate, scemo io, non esiste più l'altezza massima qui. A me interessa, in realtà il problema è più semplice perché a me interessa l'altezza massima che è quella dell'albero stesso su cui sto. Quindi max 8 sarà grid alla coordinata x e y. L'altezza massima non viene mai aggiornata, è una soglia, e quindi dico guarda, se l'albero è più alto dell'altezza massima me lo metti visibile. No, scusate, se l'albero è minore dell'altezza massima lo conti, altrimenti basta, è finita qui, non c'è nessun ragionamento ulteriore da fare. Dopodiché distances, che sarà una lista,
alla fine di tutto sto giro viene incrementata aggiungiamo che cos'è? L'altezza trovata, quindi visible tree count. E dopo il ciclo che ha esplorato tutte e quattro le direzioni, ritorniamo. Mi sembra esista la funzione product. No? Ah. Che fastidio. Ma sì che c'è la funzione product, no? Non c'è? Python product array. Mi sembra strano, non me lo ricordo. Oh, che brutta cosa. Questi ancora usano Python 2.7 in questa risposta del 2010. Ma sì, dai, ci sarà un trucchettone. Non ho voglia di farmi un... Sì, ok, fa schifo. Va bene, ritorniamo. Che cosa? Facciamo così. Brutta cosa, ma funziona. Nord, sud, anzi, A, B, C, D. Perfetto, brutto come la fame, ma funziona. È uguale alla lista di stanze. E ritorniamo A per B per C per D. Me lo formatto con black ed è fatto. Funzionerà questa cosa? Secondo me no, è difficile che una cosa del genere funzioni al primo colpo, ma lo proviamo. Abbiamo 9. Oh no, questo era 8. Interessante. Proviamolo direttamente. Facciamo una cosa intelligente, visto che abbiamo già la funzione che calcola lo Scenic Score, verifichiamo che funzioni per il caso che ci dà il problema. Quindi lo Scenic Score di 4, no scusate, della posizione. Ok, proviamolo per questo, per esempio. Mi stampo lo Scenic Score di cosa? Del problem input 0, quindi della griglia stessa, per la coordinata 1, 2. È 4, che è quello che ci dice il problema perfetto. Proviamo la seconda possibilità, quindi questa volta la coordinata 0, 1, 2, 3, 2. Ed è 1 lo Scenic Score. Ok, questo è sbagliato. Perché lo Scenic Score qui deve essere... Che cosa? Deve essere 8. Quindi vediamo un po' quali sono gli Scenic Score che abbiamo qui. Quindi print the distances. 1, 1, 1, 1. Interessante. Magari mi commento la parte 2 per evitare il rumore nell'output. 1, 1, 1, 1. Questo è strano. Perché lo Scenic Score Ah, ho capito. Cosa succede qui? No. Siamo sicuri di aver preso quello giusto? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, sì, è giusto. Molto interessante. Quindi l'altezza massima qui sarà 5. Perfetto. Distanze, vabbè, non c'è. Quindi diciamo che per ogni nuovo valore, quindi x, y, che sale in una certa direzione, avremo che cosa?
che se questo è minore dell'altezza massima aggiungiamo di 1, aggiungiamo 1 al... Ah, ho capito. Il problema è un problema di off by one, che è il problema più comune dell'informatica. Quello che sta succedendo è che io controllo che raggiunga l'altezza massima e se non raggiunge non incremento nemmeno, mi fermo. Ma in realtà l'albero su cui finisce l'altezza massima va considerato. Quindi qui dovrei fare cosa? Dovrei dirgli: ok, hai trovato il 3, bene. L'altro 3 va bene lo stesso. Questi due valori li devo considerare. Invece qui succede che se io vado a contare il 3, per esempio, il 3 va bene, è inferiore all'altezza massima, il 5 non va bene perché non è inferiore all'altezza massima, ma comunque è un albero che vedo, quindi sono due in questa direzione, non uno. Qui stessa cosa, sono due gli alberi che vedo. Qui è uno, qui sono due. Questo 2 in realtà non lo capisco, perché dovrebbe comunque apparire nel mio problema, quindi probabilmente ho due errori separati. Iniziamo a correggerne uno. Quindi diciamo che questa operazione la faccio lo stesso, quindi ho sempre un albero visibile, ma se quell'albero è anche maggiore o uguale all'altezza massima mi fermo. Quindi la condizione è in realtà un po' più semplice ora. Bene, ora il valore è troppo alto. E già che ci sono mi provo entrambi i valori raccomandati, che sono 1 e 2, quindi provo entrambi i valori suggeriti dal problema. 36, 16, qui proprio numeri altissimi. Ok, perché vediamo col primo numero noi dovremmo avere 1, 1, 2, 2. Quindi con questo 5 abbiamo, ok, quindi abbiamo un try. Certo, perché il bordo va ignorato, quindi il bordo non lo conto, quindi questo visible tree count lo metto qui. Il visible tree count in realtà lo metto, dove lo metto? Non lo voglio duplicare, però lo metto qua, per forza. Ok, provo a spiegare qual è il problema. Il problema è che l'albero su cui vado, se io da quest'albero qui guardo per esempio verso destra, vedo due alberi. Quindi devo contare tutti gli alberi che sono più bassi di me fino al bordo. Se guardo a sinistra, vedo subito un albero che ferma la mia vista, quindi conta solo questo. Ma prima io non lo contavo affatto perché controllavo l'altezza prima di incrementare il numero. Ma l'albero che vedo che è un ostacolo è già di per sé un valore che devo contare, quindi questo è già 1, non 0, come prima. Quindi devo trovare un modo di contare gli alberi nel momento giusto. Quindi inizialmente ne vedo 0, se sto andando fuori dalla griglia ottengo un'eccezione, quindi non arrivo mai a questo conteggio da incrementare. Altrimenti, se sto trovando un ostacolo, me lo conto. Se non lo sto trovando, comunque lo conto. Bene, questo è probabilmente giusto. Vediamo. 24, 8. Ok, qua c'è un problema. Ora il primo sta funzionando. Scusate, il secondo sta funzionando, è 8. Ma il primo mi sta dando dei valori che davvero non hanno nessun senso. Quindi vediamo l'altezza 5,
1, 1, 2, 2. È davvero una cosa che non ha nessun senso, perché sono giusti qua gli indici, sì. Sì, sì. Questo è un errore che faccio spesso. Quando si fa questa cosa è facile per errore mettere una X o una Y invertite. Ok, qui c'è qualcosa di estremamente stupido che sto sbagliando proprio in maniera cretina. Ok, dunque. Ho una XY che sono... Parto dal primo albero che vedo. Quindi X e Y. E dico, ok. Se... Quindi qua ci sono tre casi. Che l'albero che sto guardando è più basso. L'albero che sto guardando è fuori dal bordo e l'albero che sto guardando è un ostacolo, quindi è maggiore o uguale. Quindi le condizioni sono tre. Questo index error, che quando siamo fuori dalla griglia. Se siamo fuori dalla griglia, questo albero XY non lo consideriamo. Se siamo dentro la griglia, allora abbiamo due casi. Cioè, questo else lo metto per essere esplicito, poi magari lo tolgo. Cioè, o l'albero che stiamo guardando è un ostacolo, e allora lo conto, ma poi esco dal ciclo perché non voglio più contare altri alberi. Oppure l'albero che stiamo guardando non è più alto, quindi non è un ostacolo, quindi me lo conto, ma vado avanti, ma non faccio nessun break, vado avanti anche nel ciclo. Bene, questo si può fare, ha senso. Quindi cos'è che sto sbagliando? Perché questa cosa non funziona e mi dà valori così strani, 2, 3, 2, 2, da dove cavolo l'ha tirato fuori? Intanto il secondo funziona, quindi... 2, 3, 2, 2. Ok, partiamo dal primo che è 2, quindi per OX o Y che è 0, 1, quindi aumenta la Y, avremo inizialmente visible tree count è 0, XY diventerà non più 1, 2, bensì 1, 3, quindi stiamo muovendosi, ci stiamo muovendo di qua, e questo valore è corretto, quindi in realtà non stiamo nemmeno a pensarci. Questo valore, questo 3 è sbagliato, quindi abbiamo visible tree count che è 0. Andiamo a sottrarre di 1, quindi avremo questa coordinata. Questa coordinata è maggiore o uguale dell'altezza massima? Sì. Quindi contiamo l'albero e usciamo dal ciclo, giusto? Sì. Quindi avremo questa distanza che cresce. Quindi perché cavolo stiamo crescendo qui? Questa è una bella domanda. E lo verifichiamo con un bel breakpoint. Quindi è ora di usare il debugger. Quindi lo eseguo. Bene. Siamo nella prima condizione, quindi mi printo OX e OY 0, 1, ma questo sappiamo già che è corretto, quindi ok, quindi qui le distanze sono state trovate, quindi se printo distances trovo la prima distanza, no? Ah no, lo sta appenendo adesso. Ok, quindi la prima distanza è 2, ma questo è corretto perché siamo nel caso 0, 1, quindi la y sta venendo incrementata e da questo albero vedo due alberi. No problem, questo è corretto. Ora
sono nell'altro caso più bello, che è quello che ci rompe, perché o x o y sono 0 e meno 1, quindi vuol dire che sta andando verso sinistra, e qui ci dovrebbe subito, e qui è il caso in cui dovrebbe subito fermarsi, quindi dovrebbe subito vedere che siamo a abbiamo trovato un ostacolo e fermarsi, quindi vado avanti, ok, qua c'è while true, perfetto, aggiorna le coordinate, quindi se ora printo x, y, devo vedere le coordinate di questo ostacolo che sono 1, 1, 1, 4. What? Scusate, ma che cacchio sta succedendo? Ok. Ah, che deficiente. Ma certo. Scemo io. Scemo, ok. È ovvio cosa sta succedendo. Questo x io lo sto andando a modificare, ma al ciclo dopo questo è... Python si ricorda che cos'era perché non lo sto resettando, quindi questo ogni volta che itero si ricorda le coordinate di prima, che ovviamente è sbagliato. Quindi, ok, questo era il problema, quindi dico ok. Le coordinate da esplorare saranno e x e y, che sta per esplora x e esplora y. Quindi e x e y uguale x, y. E a questo punto per ogni ciclo uso EX e EY, non più X e Y, perché ogni volta devono essere resettate, altrimenti alla prossima iterazione mi becco di nuovo sta roba qui. Perfetto, ora c'è un bel ciclo infinito, quindi non ho idea di cosa cacchio stai facendo. Ah sì, certo, qua è EX e EY, ovviamente. Mi sono dimenticato di sostituirle tutte. Ok. Ora è sbagliato, ma in una maniera nuova e interessante. Quindi, va bene, ma siamo comunque a una situazione un po' più... che strano, un bel problema. Quindi mi faccio un altro breakpoint. Vediamo un po'. Questo primo caso deve essere 3, 2, quindi andiamo a lavorarci. Mi faccio un breakpoint qui. Il primo è 0, 1, quindi incrementa la coordinata y. Quindi questo deve essere 2 e ci sta. Il secondo è 0 meno 1, quindi va verso sinistra. Questo deve essere 1 e ci sta. Poi 1, 0, quindi va verso l'alto, qui è 1 e non ci sta, questo è il problema. Quindi questo 1 non va bene. E poi abbiamo che cosa? Meno 1, 0, che pure non va bene. Quindi sta contando, a quanto pare, sta contando troppo, quindi mettiamo breakpoint. Questo va bene. Quindi il primo, sono qui nella prima iterazione 0, 1. Abbiamo il valore corretto. Quindi stiamo aumentando la y, stiamo andando verso destra e abbiamo 2, una distanza è 2, quindi questo ci va bene. Poi andiamo verso sinistra, qui la distanza dovrebbe essere pure 2, perché stiamo vedendo 2, 5. Ah no, scusate, qui la distanza pure è corretta perché è 1. Quindi ok, quindi continuo di nuovo, quindi ora ho trovato due distanze 2 e 1 che sono corrette a destra e a sinistra, e ora ho x e ho y 1, 0, quindi vuol dire che sto aumentando la x, sto andando verso l'alto, e il valore che mi aspetto di trovare è 1 e basta.
mentre invece quello che ho ottenuto prima era 2, quindi c'è qualche problema. Quindi esplorazione di x, esplorazione di y stanno vedendo la cella 1, 2, ok, ma al prossimo giro mi vedranno che cosa? 2, 2, perché questo sta andando verso il basso, è corretto? Mhm. E x e y, quindi sta aumentando la x, ok, giusto, sta andando verso il basso, quindi mi ha trovato, è forse corretto? 1, 2 è corretto, quindi in realtà non me ne frega niente, dico vai avanti. Bene, quindi ora distances mi ha trovato 2, 1, 2, che sono 1, 2, 1, 1, 2, perfetto, questo è corretto. Ora sta andando verso l'alto, quindi questa è la parte dove prima avevo il problema, perché andando verso l'alto devo trovarmi un solo valore, e invece me ne trova 3, che non ha nessun senso. Ah, ho capito perché, ho capito cosa sta succedendo. Pirla io. Il problema è che in Python gli indici negativi non sono fuori non sono fuori dalla griglia, bensì sono un modo di accedere dalla fine. Quindi quando io qui mi trovo un x e y che sono negativi, come in questo caso, Python non si lamenta perché a dire grid di meno 1 vuol dire prendimi l'ultima riga, non vuol dire vai fuori dai confini. Quindi devo dirgli guarda, che noia. Ok, quindi dico guarda, if e x minore di 0 or e y minore di 0, sparami un bel index error. Ok, questo è il problema, perché quando la griglia è quando un valore negativo esco, quindi ho qui questo è 4, giusto? Sì, 2, 2, 1, 1. Vediamo anche l'altro per sicurezza. Oh, questo problema forse esisteva anche, questo è 8, quindi è corretto. Forse questo problema esisteva anche quando ho fatto la prima parte, ma per qualche motivo non si è verificato. Boh, strano. In effetti questo è un errore, però per la parte 1 non ha funzionato. Boh, chissà perché. Non sto a guardare adesso. Bene, quindi adesso posso eseguire posso eseguire il problema così com'è. 8 è la soluzione attesa. Sì. Bene, quindi adesso me lo provo sul mio problema vero e proprio. Spero funzioni, perché prima o poi dovrò iniziare a lavorare oggi. 590824, perfetto. È la soluzione? Sì, bene. Grazie per avermi sopportato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.